Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto della mia cotta numero 57, una birra che progetto da molto tempo perché si tratta anche di uno dei miei stili preferiti, con il quale negli anni non ho ancora raggiunto un buon risultato secondo le mie aspettative. La birra in questione è la Belgian Double. La Double è uno stile di birra di origine trappista per la prima volta comparso nel monastero di Westmalle. Con questo nome oggi il BJCP identifica una tipologia di birre con caratteristiche precise, anche se ai belgi non piacciono le classificazioni e spesso usano altre denominazioni per le loro birre. Per il BJCP una Belgian Double è una birra ad alta fermentazione, complessa, dal colore rosso ramato, moderatamente alcolica, con ricco gusto di malto, esteri di frutta rossa, scura e frutta secca e un leggero calore alcolico, tutto ben amalgamato con un finale abbastanza secco. Per conoscere bene lo stile si può fare riferimento a quelle di produzione trappista, come Westmalle, Rochefort e Chimay. Ho scelto proprio queste tre birre come esempio anche per un motivo in particolare, il lievito. Queste tre infatti utilizzano ceppi di lievito differenti, coltivati e riprodotti in birrificio, dei quali esistono anche delle versioni commerciali. La West infatti produce il famoso Trappist High Gravity 3787, che dovrebbe essere il ceppo di Westmalle, il Belgian Abbey Ale 1214 di Chimay e il Belgian Abbey Ale 2 1762 di Rochefort. Ho scelto di approfondire il profilo del lievito sia perché queste birre sono fortemente caratterizzate dal lievito e sia perché in passato ho fatto diverse double con lieviti secchi come il B256 e il VB06 senza mai raggiungere un buon risultato. Questa tipologia di birre è fortemente caratterizzata dal lievito. Per la mia limitata esperienza penso che sia difficile raggiungere alti livelli con i lieviti secchi. Per conoscere quindi il profilo del lievito ho organizzato un assaggio in simultaneo di queste tre double, prendendo nota dei diversi profili percepiti. Bisogna premettere che queste tre birre non differiscono solo dal lievito e anche se racchiuse nella stessa categoria, ognuna è una birra a sé. Infatti anche per quanto riguarda le denominazioni, la scritta double la trovate solo sull'etichetta della Westmalle. La Chimay si chiama Red, mentre la Rochefort 6 prende il nome dal grado di zuccherino misurato in gradi belgi. Altra grande differenza è il colore. Westmalle infatti è la più scura di tutte, con un EBC sopra i 70, mentre Rochefort e Chimay stanno a 40 e 30 sulla carta. Anche se a occhio la Chimay sembra più scura qui, ma è probabile che negli anni ci siano state delle variazioni e le info che ho trovato io risultano un po' datate. Curioso il fatto che Westmalle, da cui è nato lo stile double, abbia un colore che è fuori dagli standard del BJCP, secondo cui le double non dovrebbero avere un colore oltre i 35 EBC. Come valori di amaro in IBU sono tutte abbastanza vicine e anche come grado alcolico e attenuazione, tutte birre sopra l'80% di attenuazione. Tutte queste info, insieme a storie e tecniche varie, le trovate nel libro Birre del Belgio, volume 1. Tornando al parametro dell'attenuazione, questo è quello che rende una double piacevole e nonostante la complessità e l'intensità dei sapori la mantiene facile da bere. Non è un parametro facile da replicare in casa tuttavia, perché i ceppi di lievito in commercio che ho citato raggiungono attenuazioni inferiori. Questo probabilmente perché i ceppi trappisti subiscono comunque una trasformazione e una selezione che nelle varie produzioni li rende più attenuanti. Questo rende queste famose birre difficili da replicare in casa. Non voglio dilungarmi troppo sulle impressioni delle singole birre, comunque è un'esperienza che vi consiglio di fare. Se ci sono stili di birra che vi piacciono particolarmente, fate questo tipo di assaggio in simultaneo e in parallelo e annotate le impressioni generali su aroma, gusto, corpo. È un'esperienza interessante. Pur essendo birre che ho bevuto diverse volte singolarmente, in questo test ho percepito davvero qual è il carattere di una rispetto all'altra. Dalle note di questo test, come potete intuire, dovevo scegliere un lievito in particolare da usare per la mia prossima double. In realtà per questa cotta ho pensato di fare qualcosa in più. Ho programmato una cotta con un volume maggiorato da dividere in due fermentatori.
uno da 23 litri e l'altro da 10, in modo da poter fermentare con 2 lieviti diversi. I lieviti che ho scelto sono il Trappist High Gravity Westmalle e il Belgian Abbey Ale 2 di Rochefort. Una volta scritta la ricetta, ho preparato gli starter per entrambi i lieviti, poiché come saprete con i lieviti liquidi bisogna calcolare la quantità di cellule vitali presenti nella busta e in base al volume e alla densità del mosto calcolare il volume di starter da preparare per far crescere il lievito e avere un numero di cellule ottimali. Una volta preparati gli starter ho programmato la cotta. Come malti base ho inserito 50% di Pilsner e 27% di Vienna. Come malti speciali 10% di Cara 200 e 6% di Cara 300, che è anche noto come Special B, e si dice che sia uno dei malti speciali più caratterizzanti per una double. Il rimanente 7% verrà aggiunto dopo la tumultuosa sotto forma di zucchero Cassonade Light, che è uno zucchero grezzo che ha un residuo di melassa che dovrebbe conferire un po' di colore, ma soprattutto degli aromi di caramello tostato e alleggerire il corpo. Ho aggiunto 36,5 litri di acqua che ho corretto soltanto con 8 grammi di cloruro di calcio. Il calcio è molto utile per la flocculazione del lievito e previene anche il fenomeno del gushing, che in birre molto carbonate è più frequente. Lo aggiungo sotto forma di cloruri perché questi migliorano la percezione della componente maltata della birra. Una volta portata l'acqua a temperatura, aggiungo i grani lentamente per idratarli e creare l'impasto, che in questo caso per i volumi della cotta si avvicina molto all'orlo del cestello. Attivo il ricircolo e inizio l'ammostamento. Ho previsto uno step di saccarificazione sulle beta-amilasi a 64 gradi per 40 minuti e uno per le alfa-amilasi a 72 gradi per 20 minuti. Ho settato subito il pH a 5.2 e proseguito l'ammostamento. Come avrete notato nei miei ultimi video, sto usando un tubo per il ricircolo diverso dall'originale, quello del Brewzilla, che cade verticale e tramite questo tubo in silicone ha un terminale con un fungo in acciaio, che mi distribuisce il mosto orizzontalmente e soprattutto il ricircolo avviene sotto il livello del mosto stesso, quindi senza incamerare troppo ossigeno. Ultimamente si parla tanto di ossidazione anche nella fase a caldo. Non so dirvi se tutto ciò ha dei benefici reali e percepibili sulla birra finita, ma ho voluto provarlo anche perché non mi dispiace poter mescolare i grani di tanto in tanto durante l'ammostamento. A fine saccarificazione ho raggiunto una densità di 1,69. Per gli ultimi 10 minuti di mash out non mescolo più i grani invece perché voglio far stabilizzare il letto di trebbie, continuando con il ricircolo. Terminato anche il mash out, sono arrivato a una densità di 1,74 e ho avviato uno sparge per caduta con 14 litri di acqua a pH simile a quello di ammostamento. Sparge completato, ho misurato una densità pre-boil di 1,57. Bollitura standard di un'ora. Primo luppolo in amaro Northern Brewer da 7,7% di alfa-acidi che conferiscono 19 IBU. Secondo luppolo tardivo negli ultimi 10 minuti con Styrian Goldings da 4,6% di alfa-acidi che conferiscono altri 3 IBU e un po' di aromi, per un totale di 22 IBU previsti, con rapporti IBU-GU di 0,31. Sempre negli ultimi 10 minuti aggiungo 8 grammi di fosfato di diammonio che è un nutrimento per il lievito a base di azoto. Avvio il raffreddamento con obiettivo 18 gradi e attivo la pompa con il braccio per il Whirlpool. Ho trasferito il mosto nei due fermentatori.
quindi ho aggiunto il lievito liquido e ossigenato manualmente con la paletta per 1 minuto. Della fermentazione vi parlerò invece nella seconda parte in un altro video. In questa prima parte avete visto da dove sono partito per progettare bene questa birra, che non si pone l'obiettivo di essere un clone delle famose trappiste citate, ma che ne vuole trarre ispirazione, in particolare per quanto riguarda il lievito. Nella seconda parte, invece, vedrete come ho gestito le due differenti fermentazioni, che temperature ho seguito, l'imbottigliamento, la maturazione ed infine l'assaggio in simultanea delle due birre, dove sarò curioso di verificare come cambia il profilo delle birre partendo dallo stesso mosto ma con due lieviti diversi. E voi cosa ne pensate? Avete mai fatto un esperimento del genere? Cioè partendo dallo stesso mosto, due fermentazioni separate con due lieviti diversi? O avete mai provato a clonare una birra partendo per esempio dalle materie prime o da info trovate su libri o sul web? Sono curioso di conoscere le vostre esperienze. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e per chi non lo fosse ancora iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti, tra cui la seconda parte di questo video. E ci vediamo al prossimo video.